Oggi, 15 luglio 2020, i principali canali YouTube dedicati alla realtà virtuale hanno annunciato la messa in produzione del nuovo Oculus Quest. Sempre oggi, 15 luglio 2020, abbastanza prevedibilmente, mi è arrivato l'Oculus Quest che avevo ordinato ad aprile, in piena quarantena. Meglio che mi sbrighi a fare l'unboxing prima che diventi completamente obsoleto. Vediamo un po' che cosa ci riserva l'unboxing. Dovrebbe esserci anche qualche accessorio che ho ordinato all'epoca. L'Oculus Quest in persona, il contenitore per il trasporto ufficiale per poterlo portare a scuola, le cuffiette per migliorare l'esperienza audio che dicevano non essere eccellente, e basta, penso. Sì, per il resto soltanto un catalogo omaggio. Da parte per dopo. Apriamo prima il bauletto per il trasporto. Ufficiale Oculus. Sembra molto pratico in effetti. Poi le cuffiette, anche queste ufficiali Oculus. Ho voluto spizzarrirmi, più che altro ho speso tutto il bonus docenti di 2 anni praticamente. E adesso il pezzo forte. Dopo tanti tutorial, diciamo così, spiegazioni, anticipazioni eccetera visti in rete, finalmente posso vederne uno dal vero. Non l'ho mai provato in vita mia. L'unico altro prodotto Oculus che ho provato è il DK2, che all'epoca era qualcosa di magico. Ed eccolo qua, sospiratissimo. Oculus Quest. E vicino ovviamente i controller. Prima volta che tengo in mano i controller made in Oculus, però ho avuto esperienza solo con quelli Windows Mixed Reality. Vediamo un po' cosa c'è nella scatoletta. Sarà il cavo, immagino. Sì. Cavo di alimentazione e relativa presa a un muro. Mascherina extra, credo per gli occhiali. E il cavo, che grazie agli aggiornamenti recenti dovrebbe consentire anche il collegamento al PC, quindi per giocare con i giochi su Steam e compagnia. Da verificare. Ci sono anche dentro 2 pile in omaggio, manualetto di istruzione. Notavo che dentro il visore hanno messo una mini guida che illustra i primi passi per iniziare ad usarlo, molto organizzati. Non può sfuggire, a meno di indossare il visore tenendo il cartone, e allora sarebbero problemi sul serio. Togliendola, ecco qua, si arriva alle lenti, che anche loro hanno la loro dose di istruzioni scritte sopra.
e quindi una volta tolti il quest è pronto per essere indossato per la prima volta. Un momento storico. Non vedo l'ora di provarlo davvero, ma questo ci penserò domani. Vedremo come sarà la realtà virtuale senza bisogno di cavi. Il maggior tempo in realtà virtuale io l'ho passato con il mio fedelissimo visore Windows Mixed Reality made in HP, che pur non avendo una fama eccellente comunque mi ha tenuto compagnia in tutta la quarantena. Vedremo se l'Oculus Quest sarà all'altezza della sua fama. Per ora è tutto. E dopo l'unboxing facciamo il boxing. Credo che si mettano prima i controller o così e dopo il visore così e poi si chiude tutto. Molto compatto e solido.